Ciao Bob YouTube! Oggi facciamo un confronto tra Les Paul non Gibson a varie fasce di prezzo. E tutto questo dopo la sigla. Andiamo! Ebbene sì, oggi sono di nuovo da Benny's Music e sono con Matteo. Ciao a tutti ragazzi. E faremo un confronto dove andremo a vedere Les Paul su diverse fasce di prezzo, partendo da questa Sire che si aggira all'intorno delle Poco meno di 700 euro. Sì. fino a chitarre che vanno ben oltre le 5000. Ovviamente tutte avranno delle caratteristiche più o meno vintage, più accurate o meno accurate, ma in questo caso partiamo dalla chitarra più economica, un po' come vi ho fatto con le Telecaster, e in questo caso è una Sire della nuova serie. Esatto, New Generation è uno strumento che è cambiato rispetto alla prima generazione perché hanno rivisto i pick-up, quindi hanno rifatto un'elettronica un po' più dedicata a questo e hanno messo i tasti in acciaio. Ok. Quindi strumento più moderno, Sì. meccaniche autobloccanti, Sì, effettivamente. e secondo me è un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo Sire è un marchio da tenere molto d'occhio perché stanno aumentando la qualità senza eccedere coi prezzi, ma stanno veramente aumentando la qualità. Sì, qua anche la verniciatura Sì, molto bella. Candy Apple Red. Sì, è ricorda un po' metallizzato. la mia chitarra, e per chi conosce la mia Heritage, L'Heritage, quel rosso là che quindi a me ovviamente piace perché mi ricorda un po' la mia chitarra, e questa, come dicevi tu, si può vedere anche che è una chitarra moderna, comunque Sì. anche dallo scasso del manico, che è abbastanza, diciamo, diverso dal classico tacco stile Les Paul. Oggi utilizziamo un amplificatore brutto per farvi sentire queste chitarre, che è una bellissima mezza barba 100 watt M0. M0 da 2 canali, in questo caso più boostabili. Non avremo mai un pulito, super pulito oggi, perché Ma noi ci terremo non perché averlo? non ci interessa. Stiamo andando a cercare la classica coppiata Les Paul con un po' di gain. Esatto. E in questo caso però ci avremo una leggera, diciamo, ondata di riverbero e delay dati dall'Earthquaker Device Avalanche, che stiamo utilizzando in maniera stradepotenziata soltanto per darci un leggero ambiente sotto. Ma direi di iniziare a sentire come suona questa Sire. Se iniziamo così, ragazzi, porca miseria. Spettacolare. Allora, la chitarra sicuramente nella sua fascia di prezzo è un best buy. Sì. Secondo me è un best buy. Mani basse. Però l'amplificatore di Pierangelo di mezza barba è un Pazzesco. capolavoro. Sì, sì, È sì, un vabbè, qua capolavoro. l'amplificatore farà tanto heavy lifting, Vero. però note positive, l'accesso ai tasti alti, Sì, che ovviamente essendo una, diciamo, concezione più moderna, è molto comoda. facilitato. Il manico satinato, Sì. che su queste chitarre di questa fascia, che oramai tanto tempo fa era una fascia medio-alta, adesso direi fascia media piena, perché adesso tutte le fasce medie si sono spostate sopra i 1000 anche Sì, molto sì, esatto. spesso. Però riesce a competere con chitarre decisamente, secondo me, più Sì. costose rispetto alla sua fascia di prezzo. I pick-up comunque suonano abbastanza bene. Suonano bene, sono dinamici, spingono, insomma si Sì. ottiene quello che ci si aspetterebbe da Sì, sì, una sì. single cut. Un'altra cosa su cui loro
mettono sempre l'accento è il, diciamo, il roll che danno alla tastiera, quindi la finitura che danno sia sui tasti sia sul binding per rendere molto comodo appunto l'accesso alla sente che tastiera. comunque i tasti sono lavorati anche, non ci sono diciamo i soliti spike che magari le chitarre più economiche spesso magari hanno qua. Esatto. A parte che i tasti si vede, poi faccio dei close up, provo, sono veramente lavorati bene, Molto ma è una bene. cosa che è nota Sire per questo, che sono diciamo un po' ribaltato la fascia anche economica sotto questo punto di vista qualitativo. Certo. E comunque, come dicevamo, i pick up risultano anche abbastanza dinamici, soprattutto nel canale 1 si riesce appunto a tirare indietro e fare una cosa ancora più blueseggiante. No, sono veramente bene effettivamente per la fascia di prezzo sì. Se io stessi cercando una stile Les Paul su questi prezzi qua, probabilmente questa sarebbe, anzi quasi sicuramente una delle candidate. Vale la pena considerarla Sì. senza dubbi. E poi comunque, fanno anche altre colorazioni, questo qua è soltanto un esempio che abbiam preso, però non fanno le colorazioni esclusivamente stile Les Paul, ci sono anche dei colori un po' più Lo particolari. fanno anche con P90, fanno Esatto. anche sì, hanno una gamma molto completa. Sì, io non so se farmi del male prima o poi a confrontare la Sire coi P90 con la mia, che sono uguali anche a guardarli, ragazzi. No, nel senso bella la Sire, ma la tua Heritage è un'altra cosa, dai. Comunque, parlando di Heritage, in realtà qui ne abbiamo anche due che vi faremo vedere Sì. dopo. Però prima di passare a Heritage, che probabilmente, anzi sicuramente è l'unico marchio storico che va a essere, io sono la Les Paul e da qui anche il nome. Esatto. C'è un marchio che diciamo è un po' un outsider in questo caso, che è Eastman. Di cui abbiamo fatto un video dedicato, quindi se voi volete andare un po' a conoscere meglio il range intero di Eastman potete andare a recuperare quello. E in questo caso Eastman in breve, cosa che dicevamo nel precedente video, effettivamente è un marchio che è una liuteria cinese. È una liuteria cinese, esatto. Non è una fabbrica, una roba di produzione mega industriale. No. Lo capite appena prendete una chitarra come questa tra le Sì, mani. sono molto artigianali, come dicevamo prima, è un liutaio cinese che ha aperto la sua azienda a casa sua e hanno anche loro hanno un rapporto qualità-prezzo inarrivabile. Stiamo parlando di una chitarra sta attorno ai 2000 euro questa qua, quindi con questa con pickup Seymour Duncan, se non sbaglio, dovrebbero essere gli Antiquity o i JB59, ma comunque i Pick-up custom 300 shop. e rotti euro, Sì. solo i pick-up. I custom shop di Seymour Sì, Duncan. quindi pick-up seri. Sì. Sono curioso di vedere. No, ecco, errore mio. C'era scritto. Lollar, era facile questa. No, era basta. facile questa. Questa è Taglia. Lollar, quindi ancora meglio perché questi qua sono gli Imperial, La top ma di gamma. top di gamma, avvolti su specifiche Eastman. Ok. Sì, dai, questi qua li abbiamo già provati anche l'altra volta, so che sono dei pick-up che mi piacciono, ma sentiamo con questa mezza barba un po' come si comportano. Allora, il salto qui è evidente. Cos'è che cambia? No, perché magari poi la gente si focalizza molto spesso a dire che le Sire sono delle chitarre ottime. Moltissime persone anche nei video che faccio io parlano di Sire. Sì. La differenza tra uno strumento quando fai questo tipo di salto qua è la definizione Sì. che hanno le note, che sono tutte lì. È una cosa incredibile. Quella è incredibile per la sua fascia di prezzo, Chiaro. perché io ho suonato Les Paul Epiphone anche più costose che magari non sono la metà di questa, ma questo tipo di definizione qua, ragazzi, dovete andare un po' su di gamma per avere questo
pick up al manico, uno dei Pazzesco. migliori che abbia mai sentito. Pazzesco, perché non è completamente chiuso. No, no, no. Sentono tutte le Stupendo. entrate, l'attacco precisissimo, Sì, anche sì, se c'è una tonnellata di gain, ragazzi. Qua sì, L'overdrive è a 4. Qui siamo, la testata dell'M0 Overdrive è Cioè, cattiva, Porca Sì, miseria. sì. Tra l'altro noi, come sempre, 100 watt valvolari, cassa, niente attenuazione, ragazzi. Quindi è anche il motivo Tranquilli. per cui le chitarre secondo me suonano bene e Sì, che hanno sì. questa interazione anche col volume dell'ampli, che Assolutamente. fa tanto. Ma wow, cioè qui il salto Si sente. si sente tanto, Sì. raga. Veramente pazzesco, perché è veramente super definita. Sì. Super definita. Poi Sì, è una Les Paul moderna, sì, nel mi senso che suona- comunque, sì. come abbiamo già detto poi nel video dedicato, questi Lollar sono moderni come pickup, non Un sono... po' overwhelmed, Esatto, diciamo. non richiamano il puff vintage anni 50, Sì. però c'hanno una pancia e una botta sulle medio-basse notevole. Questo ve lo possiamo dimostrare con quella, secondo me, perché Esatto. dovrebbe avere delle specifiche molto più vintage, no? Sì, o quella o l'altra, anche O la l'altra custom. Heritage che è Sì. sui i loro pickup. Forse le faremo tutte e due, visto che hanno comunque due fasce di prezzo diverse. Sì, sì, sì. Facciamo prima la 59, Certo. così vediamo il, diciamo, detto 59 perché la vedo e sembra una 59. In realtà queste sono sempre la serie H150. Sì, H150 è Che il sono le modello. classiche made in USA. Sì, è la loro serie come la standard. mia. Esatto, è la loro serie standard. E qui siamo su una fascia di prezzo di poco superiore ai 2000 euro, nel senso che siamo sui 2300-2400 euro, con una qualità costruttiva, Sì, cioè qui di siamo- Heritage. Se non sapete la storia del marchio, Ho andatevela. fatto un video dedicato, Esatto, tutto, quindi ve lo esatto. lasciamo anche in descrizione in caso. Loro sono fatte nella fabbrica Gibson di Kalamazoo, Esatto. la fabbrica dove sono state prodotte le Les Paul più iconiche e più ricercate. Il di sempre. prima plant di produzione Esatto. Gibson. E in questo caso, ragazzi, qua più classico di così, anche come colorazione, non si va. Il Cherry. È una cosa Mitico spettacolare. Cherry. Poi io gioco in casa, perché io sono un fan. Anche questa è una bella botta, una bella Sì. definizione, ma è molto diversa È dall'altra. molto diversa. Qui abbiamo un pick-up Un po' più aperto. un po' più aperto. Se non sbaglio, sono Seymour Duncan questi qua. Sì. Perché poi sulla loro serie Custom Core che vedremo dopo, loro fanno i loro pick-up, i 225 Parsons Street, che c'è un bel aneddoto dopo da raccontare. Ok, sentiamo, questa qua era soltanto col canale 1, già comunque lo riesce a spingere bene, ma col pick up al manico riesce anche a pulirsi e avere un po' più di dinamica. Porca miseria, anche questa. Questa mi ricorda molto le Les Paul anni 90. Cioè Sì, quelle... è molto più tagliente Esatto. dell'altra. Sì, si vede che allora Esatto. qui stiamo andando a giocare in una lega più simile. Sì. Quindi sono entrambe chitarroni, per il prezzo che hanno, sono chitarroni a livello di un custom shop. Sì, sì. Mettiamo questo avanti. Però sono chitarre con concezioni filosofiche completamente diverse. Sì. Quella là ce la vedo appunto come appunto mezza barba con un bel po' di gain che ti dà quella classica sonorità tipo Slash, no? Queste Sì. un po' più spinte. Sì, sì, sì. Questa qua, secondo me, avendo questi pick up un po' più aperti, si sposa anche meglio per tutta la parte un po' più basso gain, perché ti dà la dinamica e sembra quasi una tele qua. Più di snap.
Esatto. Sì, Ma sì, entrambi sono veramente dei chitarroni. sì, questo è proprio più Les Paul secondo me, Sì. cioè suona Più da Les Paul un po' più vintage, esatto. Sì, più vintage. Sì, tanta roba, tanta roba. Cosa succede però quando si passa da una Heritage H150 Standard. standard a una invece della serie Custom Shock, Custom Core. che ragazzi, io ogni volta con le chitarre nere ho un serio problema a fargli dei close up, ma ve li faccio, giuro, perché E riflettono, a parte che riflettono, farvi vedere la quantità di dettagli che queste chitarre poi hanno per quanto riguarda le finiture, Sì. che è già una grossa parte, della differenza che c'è tra una chitarra, effettivamente la standard line di Heritage e una custom core. Esatto. Questa qua è una classica, diciamo, custom. Hanno voluto riprodurre la loro versione del Les Paul Custom, quindi abbiamo il doppio binding sia sul davanti che dietro della cassa, abbiamo la tastiera in ebano, abbiamo i fregi sulla paletta e questa qua è anche aged, quindi si possono vedere tutto l'aging, tutto il checking sulla vernice ed è l'unica serie dove loro fanno l'aging. Questa Custom core sì. la prendete in mano subito, sentite anche la differenza nella verniciatura? Sì, sì, Perché ovviamente c'è un invecchiamento, quindi il feeling subito del manico è diverso sì. rispetto alle altre due. E poi ragazzi è spettacolare. Io spero che nel video effettivamente voi riusciate a un po' capire, Sì. ma è veramente una roba incredibile. E come dicevamo prima, questa qua monta, esatto, i pick-up, i 225 Parsons Street, che sono quelli di loro produzione, e ci diceva il responsabile commerciale di Heritage che questi pick-up sono stati progettati e costruiti nella stessa stanza dove Seth Lover ha progettato e costruito il PAF. Quindi Sua Maestà più vicino di Humbucker. così a livello geografico Esatto. sicuramente no, adesso vedremo anche dal punto Esatto. di vista sonoro, però tanta roba, bella, bella, bella chitarra. Sentiamo un po' come suona. Molto più scura. Mette in un mood completamente diverso questo. Esatto. Prima di passare all'overdrive, commento a caldo. Questa riesce a fare una cosa Sì. che è incredibile. A parte che ha una pancia, Sì. pur essendo definita, che Molto. le altre ancora non aveva avuto. Perché riesce a prendere un po' il meglio delle tre anche che abbiamo visto, no? Nel senso che la Sire, per darvi il suono alle spalle, spinge tantissimo. Ha Sì. questi pick-up che hanno una botta enorme, Uscita però alta, sì. poi hanno poca definizione. Questa qua si concentra, avendo tanta definizione, ad avere un suono moderno, molto carico, con molta botta. Quella invece è un po' più aperta. Questa invece sembra che prendi tutti i punti positivi, te li Finisci. facci tutti. Esatto. È una cosa impressionante, soprattutto quanto riesce a cambiare, ad avere una dinamica pazzesca Sì, tra manico e ponte, cioè praticamente solo così è un canale così con un amplificatore del genere. Puoi è fare quello che fatto. vuoi. Però rimane vintage. Sì, quello che sto Rimane dicendo vintage. rimane una Les Paul vintage con più roba, Sì, più segnale, più armonici, più sì, più roba pazzesco. intorno, insomma. Veramente pazzesco. Proviamo a bella sentirla con l'overdrive che
Bella, bellissima. Bella. Pazzesco. Sì. Niente da dire, No, altro no, che. impeccabile. Cioè non c'è molto da commentare. Cioè il costo si commenta da... Qua sì. Qua comunque è uno strumento economicamente impegnativo, però ci sta, cioè nel senso. Stiamo parlando di uno strumento che è alla pari di una Murphy Lab. Sì, Murphy Lab, questo Photoshop, tipo di chitarre qua che assolutamente. hanno un certo costo, ma poi la resa è giustificata da questo. Anche se non Sì, costa molto molto meno nervi la Murphy Lab. Quindi Quasi un diviso 2. quasi Quasi. sì, quasi sì. Sì, decisamente sorprendente. Però siccome noi siamo patiti, come sempre vi andiamo a mettere delle chicche alla fine che non sono, diciamo, delle chitarre stracomuni. E oggi per la tematica Les Paul, l'altra volta sulle tele avevamo una Ruffini Esatto. e in questo caso oggi abbiamo una Giordano. Mitica. Come sempre noi buttiamo dentro il Made in Italy perché Giordanona. siamo di parte, però effettivamente Qui. noi abbiamo fatto un video con Nicolas dove abbiamo parlato di tutta la filosofia delle sue chitarre. Grande Nicolas. Questa, pur avendo un look da custom, non è una vera custom perché in questo caso c'è l'acero. Sì, E esatto. quindi non è esattamente lo stesso tipo di costruzione, ma è una cosa voluta da Nicolas per una cosa sonora. E adesso sentiremo infatti che effettivamente non va magari a richiamare esattamente la Heritage, ma avrà un suono leggermente diverso. Esatto. Ah, ma questo è senza Questo è senza overdrive. Porca miseria. Cattivissimo. Cattivissima, Che l'attacco Sì, a sì, martello che quella là non aveva, Però- più rotonda. Sì, è vero, assolutamente sì, questo è perché questa proprio- qua, avendo il top in mogano, Sì, anziché laccio di quella, resta più scura, più rotonda. Però notavo come il Pulisce. pick-up pulisce sul pick-up al manico, di brutto. pazzesco. Sì, Eh? sì, sì. Anche con quando si spinge, questo è col gain a cannone. È in base a come plettro, Loro non si renderanno conto Capolavoro. di quello che succede qua Esatto. attorno, ma Abbiamo un 100 watt con la 2x12. No, capolavoro davvero. Bravo Nicolas. Grande Nicolas. bravo Non delude Nicolas, mai. è effettivamente pazzesco. Allora, sono strumenti diversi. Molto. Si vanno a mettere lì, probabilmente questa qua è un altro steppino sopra per me, perché mantiene un'apertura, una definizione, soprattutto qua. Cioè, ha una botta quasi come se fosse un single coil. Sì, sì, Cioè, sì. ha questo attacco percussivo È vero. pazzesco, veramente pazzesco. No, bello, davvero. E poi ha un suono al manico che pulisce, che veramente potreste farci il blues classicissimo. Pazzesco. Sì. Versatilissima. Una roba- E poi
qui anche dal punto di vista, non l'abbiamo citato perché abbiamo fatto un video super dettagliato, quindi in caso andatelo a vedere, ma il livello di finitura e di attenzione ai dettagli su questi strumenti qua è una roba È spaventosa. maniacale, perché spaventosa. Nicolas è veramente super attento al dettaglio storico, Sì. cioè proprio all'aging fatto come veniva fatto una volta, cioè è veramente Sì. livello pazzesco. Sì, veramente, veramente uno strumento incredibile. La cosa un po' in linea con quello che abbiamo detto con le tele, però, qual è? Che alla fine siamo in un periodo dove a qualsiasi fascia di prezzo, per qualsiasi tasca, ci si porta a casa uno strumento che non ti delude Assolutamente. e che ti dà effettivamente esattamente quello che ti stai aspettando. Vero? Non ti potrai mai aspettare che una Sire ha il suono di una chitarra di questo calibro qua, perché ovviamente sarebbe un assurdo. Però effettivamente se tu vuoi andare ad avere quel tipo di gusto Les Paul nella tua collezione di suoni, magari tu sei uno che suona Strato, hai la Strato Custom Shop e ti serve una Les Paul una volta tanto e non vuoi fare un investimento di questo tipo, Ci sta. queste chitarre qua sono perfette, la Eastman, anche la Heritage come l'H150 che io, che comunque è una chitarra già più impegnativa. Esatto, comincia Però le Sire, cioè oggettivamente per me, come dici tu, best buy. Cioè se tu Nella loro fascia di prezzo. una spolla a questa fascia qua, assolutamente. mani basse, veramente sorprendente. Assolutamente. E credo sia l'unica, giustamente, con i tasti in acciaio, perché tutte queste sono Sì. più ispirazioni vintage, quindi hanno il Tutto classico nickel. Che però, ragazzi, secondo me dove andate e non sbagliate. Esatto. E non sbagliate neanche se vi iscrivete al canale e lasciate un bel like a questo video, ovviamente, perché noi ci teniamo tantissimo a continuare a portare contenuti come questo anche in futuro. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!